Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, il venerdì è giorno di disegno, quindi questo, come potete vedere, è un disegno. Allora, ho deciso di disegnare Super Mario, dato che è recentemente uscito Super Mario Odyssey. Ho pensato di disegnarlo con le matite colorate, perché a vedere il trailer sembra davvero molto ma molto bello. Cos'ha di particolare questo nuovo Super Mario? Praticamente voi potete usare il cappello per interagire con lo scenario, ovvero potete lanciarlo e saltarci sopra, potete lanciarlo ad un nemico e possedere come quel nemico, come se Mario fosse uno spirito ed entrasse dentro il corpo del nemico e quindi fare quello che farebbe il nemico. Come quando entra nel siluro, Mario diventa il siluro. E questa è davvero, davvero una cosa fantastica. Purtroppo io non ho la Nintendo Switch e non ho nemmeno intenzione di comprarla, quindi non penso ci giocherò almeno nel più recente futuro, ok? Comunque, io Super Mario non è che abbia giocato chissà quanto in realtà. Ci ho giocato un po' da piccola, quando c'era ancora il Game Boy Color e avevo una scheda che conteneva 50 giochi e tra questi c'era Super Mario e Super Mario era il mio preferito. Poi è sparita, mio fratello l'ha regalata a qualcuno, l'ha prestata. Boh, non ci ho mai più giocato. E invece più recentemente invece ho giocato a Super Mario Galaxy sulla Nintendo Wii, ma non l'ho completato e sono rimasta più o meno a metà. Cosa ho usato per disegnare? Allora, per disegnare io ho usato, come ho sempre fatto nei video precedenti di disegni a matita, le matite Giotto. Ancora non ho il coraggio di usare le Crayola. Mi impegno, lo farò prima o poi, però per ora mi fido abbastanza delle Giotto come marchio economico, diciamo. E quindi, siccome mi trovo bene, penso che almeno per ora userò queste. Siccome è anche un pacco ben fornito, cerco di finirlo. Poi ho anche un pacco ben fornito di Crayola, quindi dovrò finire anche quello. Ma intanto vediamo. Se riuscirò a sciogliermi un po' con le Crayola, userò anche quelle. Delle difficoltà che ho riscontrato, punte delle matite a parte, dato che ho le mine sfracellate e ogni volta che temperavo una matita mi veniva via la punta e odio, davvero odio. Per esempio, prima mentre stavo facendo un occhio mi si è rotta la matita, ma non è che si rompe, si toglie, sparisce magicamente, no, ti cade sopra il foglio e rovina la parte che non hai ancora colorato e non dovresti colorare perché è bianca. Ecco, a parte quello che vabbè, pazienza. Una cosa che ho fatto un po' fatica a fare è la barba. No, ecco, no, non è la barba, è l'ombra, perché sembra una barba. Cioè, vedete che in realtà Mario sembra avere quella ricrescita di barba che hanno gli uomini la mattina, che avevano gli uomini la mattina prima di rasarsi, di radersi. Adesso non si rade più nessuno, a quanto pare, però l'effetto è quello. Ho cercato di calcarlo di più in modo da far capire che era un'ombra, però io ho sempre qualche dubbio sul fatto che sembri della barba. Poi il secondo problema è stato i capelli, perché in realtà sarebbero stati più chiari e più sull'arancione e ho fatto fatica anche a dare quel colore. Comunque, i colori principali che ho usato potete vederli sono il blu e il rosso e poi tonalità di grigio e di marrone, nero e bianco perché il bianco serve sempre per spalmare i colori e renderli più omogenei tra loro e mischiarli. Comunque, volevo dirvi anche che tra poco, a breve, io farò un quiz su Facebook sempre tramite i disegni e quindi seguitemi su Facebook, mi raccomando, perché tra pochissimo, credo che domani, dopodomani, usciranno appunto questi disegni e dovrete indovinare di che cosa si parla. Comunque, vi ringrazio un sacco per aver guardato questo video. Mi raccomando, condividetelo e commentate cosa ne pensate e soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ci vediamo martedì. Un bacione a tutti.